Ok, ci siamo. Acquistato. Abbiamo preso un pandino, lo camperizziamo. Preso. Ciao, siamo Roberta e Fabrizio. Viaggiare è la nostra più grande passione e da un anno raccontiamo le nostre avventure in giro per il mondo. Ad aprile 2021 ci siamo lanciati in un nuovo progetto. Abbiamo acquistato un furgone e lo trasformeremo nella nostra futura casa su ruote. Ciao, siamo Roberta E Fabrizio. e vi presentiamo la nostra futura casa. Mi spiego meglio. Da ormai 2 anni viaggiamo un po' ovunque nel mondo, per quanto ci è stato concesso, soprattutto nell'ultimo anno. E tornati dall'Australia un annetto fa abbiamo deciso che non volevamo vivere in un luogo particolare e soprattutto non sapevamo mai scegliere che luogo visitare prima di un altro. E quindi abbiamo detto, perché non creare qualcosa, una casa che ci segua e quindi ci permetta di un po' svegliarci ogni giorno e decidere cosa visitare, dove andare. I nostri lavori soprattutto ce lo permettono perché lavoriamo da remoto e quindi... Esatto, questa sarà la nostra futura casa, è un Fiat Ducato usato del 2018 con circa 90.000 km, è stato, bisogna metterlo, un buon affare e abbiamo deciso di trasformarlo tutto da soli perché vogliamo metterci alla prova, non siamo esperti, anzi, però ci piacciono queste sfide, ci stiamo diciamo informando, documentando sì. E quindi ce la vogliamo mettere tutta. Però abbiamo riconosciuto i nostri limiti anche e quindi abbiamo deciso di lasciare alcune parti della conversione, appunto, si dice così, a degli esperti. Detto questo, noi comunque stiamo iniziando questa rubrica su YouTube perché vorremmo portare questo nostro progetto da tutti voi, da chiunque possa essere interessato, quindi comunque questi passaggi che non faremo noi personalmente cercheremo comunque di mostrarveli, di farveli vedere in un modo o nell'altro, in modo che anche voi capiate un po' i passaggi che abbiamo fatto. Cercheremo di essere più precisi possibili perché vorremmo cercare di aiutare chi come noi magari ha questa sogno, questa idea nella testa ma ha paura a realizzarla e quindi vorremmo cercare di aiutarvi nel modo più semplice possibile dicendovi tutti i passaggi che facciamo. Sì, ribadiremo ogni volta che non vogliamo insegnare niente a nessuno, faremo vedere tutta la goffaggine in cui faremo tutti i passaggi, però sarà secondo noi un modo anche per spronare chi ha questo sogno nel cassetto di buttarsi. E per qualsiasi cosa ci sono i commenti, commentate, fateci sapere consigli. Soprattutto consigli, se avete domande fatele, cercheremo di rispondere il più possibile e detto questo... Se vi va, seguiteci in questa avventura. Ciao. Ce l'abbiamo fatta! Eccoci qua! Allora, oggi possiamo definirlo come primo giorno ufficiale di lavori. Sì? Oddio, di lavori. No, niente, non grandi lavori. Abbiamo tolto ieri la paratia, ieri sera, appena arrivati. Un lavoraccio, ci abbiamo messo più del previsto, sinceramente. Certi bulloni, sì. Nonostante abbia 3 anni, sto mezzo sembrava che fossero lì da secoli. Però dai, ce l'abbiamo fatta alla fine. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo semplicemente pulito il pianale che andremo a togliere perché è aggiuntivo, però vogliamo disegnare con lo scotch il design che abbiamo in mente per gli interni, per vedere se... Esatto. Delle linee guida per capire un attimo se quello che abbiamo pensato può effettivamente prendere forma oppure no. E niente, ora disegniamo il design. Yes. Vai. Cosa abbiamo fatto quindi oggi? Abbiamo fatto il design che avevamo in mente per gli interni con lo scotch. Diciamo che non siamo ancora convinti perché pensavamo di avere molto più agio. In realtà quando poi vedi che ti sei fatto una doccia e non ci riesci neanche a entrare, devi modificare qualcosa. Quindi non so se lo spieghiamo anche se non è molto definitivo. Potrebbe non essere definitivo, ma l'idea è qui la doccia con il water che si tira fuori man mano quando ci si lava, che termini.
Questo mobiletto è quello su cui siamo più incerti perché era bello nel disegno ma poi è molto piccolo, sarebbe un mobile alto che serve col sedile girevole per studio o lavoro. Poi passiamo qui che non abbiamo finito di mettere lo scotch ma sarà un'altra zona cucina, cioè una prima zona cucina con un lavandino e penso solo quello perché è veramente piccolissima e con una parte di storage qui, quindi una cabinet qua. Questa è l'altra parte cucina con il fornello e qua sotto altro storage, probabilmente il frigo. Qui avremo un tavolo che si alza e abbassa di modo da, quando lo alziamo, va a unirsi con questo altro mobiletto e fa una bella zona taglio e cucina per preparare. Passiamo alla zona notte e lavoro. Siccome abbiamo deciso all'inizio che la cosa importante sul nostro van era la zona lavoro, lavorando entrambi da remoto, abbiamo cercato di disegnare qualcosa che ci permettesse di avere una bella zona living durante il giorno per lavorare e non essere soprattutto uno di fronte all'altro come magari vediamo in tanti disegni di altri van. Quindi avremo 2 sedute e un tavolo lungo che si muove per poter anche lavorare in trasversale, quindi avere ognuno la sua ampiezza di tavolo e quindi ovviamente anche per mangiare. E qui avremo, probabilmente speriamo ci stia, un Murphy bed. Questo Murphy bed farà esattamente, non di queste dimensioni, ma farà esattamente così e andrà a appoggiarsi sulle sedute, quindi la zona notte andrà poi a ricoprire tutta la nostra zona living. Sarà un pochino corto per Zibe questo letto, però vabbè, anzi io vorrei accorciarlo ancora un po', ma direi che è impossibile. Qui vabbè ovviamente altre cabinet, qui purtroppo non potremo averne perché il Murphy bed non permette di avere le cabinet. Allora, Roby vi ha spiegato bene un po' la nostra idea di design. Allora, se avete dei consigli, pareri, stiamo sbagliando qualcosa, fatecelo sapere. Anche tutto può prima di arrivare a un punto di non ritorno. Ecco. Quindi se sapete qualcosa aiutateci perché ne abbiamo bisogno. Noi ci proviamo, ci mettiamo cuore, anima e sudore, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. Rieccoci dall'ultimo video che avete appena visto di Zibe, è passata circa una settimana, molto impegnativa perché abbiamo dovuto decidere in definitiva le finestre, ordinarle e sono già arrivate tutte però, fortunatamente, tranne una, la ventola, che speriamo arrivi a breve. Però come vedete il mezzo non è qui con noi, infatti da qualche giorno ormai dal carrozziere. Esatto, perché quando l'abbiamo comprato aveva dei piccoli problemi a livello di carrozzeria, soprattutto interna, che erano dovuti al normale utilizzo. Quindi l'abbiamo portato da un carrozziere e le abbiamo chiesto se era anche disponibile a fare il taglio della lamiera appunto per poi installare le finestre, perché è un discorso un po' delicato che noi abbiamo affrontato più e più volte per cercare di capire e decidere cosa fare. Alla fine abbiamo capito che era un nostro limite, soprattutto il taglio della lamiera, e quindi abbiamo deciso di far fare questo lavoro delicato a un esperto, appunto il carrozziere. Sappiamo che non è proprio una van conversion fai da te al 100%, ci dispiace, lo sappiamo, però... un 80%, esatto, però comunque se tutto il resto ci sembrava rifattibile, nel senso un mobile fatto sbagliato si può sempre rifare con una spesa aggiuntiva, il taglio della lamiera voleva dire comprare un mezzo nuovo, quindi la spesa era... Soprattutto noi stiamo cercando di tenere un budget medio-basso, sempre però con prodotti di qualità, comunque lo spiegheremo man mano, però è comunque un investimento, non come una casa, ma un bel investimento, quindi terremo sempre in conto anche quello, vogliamo metterci in gioco, ma stiamo investendo... Esatto, cioè alla fine sono tutte cose che stiamo facendo per la prima volta, primissima volta, quindi non sappiamo proprio cosa stiamo andando a fare, però ci vogliamo mettere in gioco. Quindi nel prossimo video vedrete già dei cambiamenti. Sarà già più un van, avremo 5 finestre, esatto, quindi ci sarà luce, non cosa da poco. non una scatoletta. Esatto, Ti aspettiamo. Ci vediamo al prossimo.